tell me to do something for God and country and go back to work? That's a good one right there. I'm gonna kick your butt, chum. Then we opened up a pawn shop. So it's all I've ever done. I enjoy doing it. So, I mean, there's just a lot of things going on there. Rick Harrison, star di Pawn Stars, è sempre stato conosciuto come un uomo d'affari scaltro e con una profonda conoscenza dell'antiquariato. Ma c'è un segreto dietro il suo successo. Di recente sono state diffuse alcune notizie non verificate. Una recente causa legale ha scioccato i fan con le sue accuse e persino con le voci di una severa punizione. Cos'è successo davvero? È vero o è solo una voce? Scopriamo l'intera storia in questo video. La strada per diventare il re dei pegni. Richard Kevin Harrison, meglio conosciuto come Rick Harrison del popolare programma televisivo Pawn Stars, non solo è diventato famoso per il suo personaggio sullo schermo, ma anche per le sue colorite storie di vita reale che hanno affascinato i media. Situato al 713 South Las Vegas Boulevard, il Banco dei Pegni d'Oro e d'Argento di proprietà della famiglia Harrison è diventato l'ambientazione principale di Pawn Stars dal 9 luglio 2009. Chi avrebbe mai pensato che un tipico banco dei pegni potesse diventare una delle serie più popolari di History Channel, illuminando l'intrigante e, a volte, strano mondo del banco dei pegni? È esattamente quello che è successo. Nato a Lexington, nella Carolina del Nord, il 22 marzo 1965. Richard Kevin Harrison è un ricco uomo d'affari e un volto noto della televisione americana. A partire dall'età di 2 anni, la sua famiglia si trasferì a San Diego, in California, dove trascorse la maggior parte della sua vita. Pochi sanno che il giovane Rick ha dovuto lottare contro l'epilessia a partire dall'età di 8 anni. A causa di questa malattia, trascorreva gran parte del suo tempo a leggere. Il risultato fu che riuscì ad accumulare una quantità sorprendente di informazioni storiche che si rivelarono un aspetto importante nella sua successiva carriera di successo. È possibile che le difficoltà che ha avuto in passato abbiano qualche attinenza con le questioni legali che sta affrontando? Rick non ha avuto un'educazione tranquilla. A causa dell'epilessia era costretto a saltare regolarmente la scuola e alla fine ha deciso di ritirarsi dal liceo durante il secondo anno. Tuttavia, l'impossibilità di proseguire gli studi formali non ha soddisfatto la sua fame di informazioni o il suo desiderio di ottenere risultati professionali. Invece di andare a scuola, Rick si è formato leggendo libri su un'ampia varietà di argomenti, in particolare quelli riguardanti gli affari e la storia. Grazie a questo approccio di autoformazione, è riuscito ad acquisire una vasta base di conoscenze, come dimostrano le sue notevoli performance in Pawn Stars. Quando Rick era ancora adolescente, iniziò a collaborare con il padre in una serie di attività commerciali. Lavorando qui, ha potuto coltivare un occhio attento e la capacità di valutare il valore e l'autenticità delle merci, che si sarebbe rivelata una risorsa preziosa per il suo futuro lavoro. La ragazza di Rick rimase incinta e alla fine la coppia si sposò. Corey e Adam erano i figli della giovane coppia ed erano sposati da 8 anni quando decisero di sciogliere il loro matrimonio. Richard Benjamin Harris, padre di Rick, ha avviato un'attività di vendita di monete e oro a Las Vegas, in Nevada, nel 1981, quando la famiglia si è trasferita lì. La famiglia di Rick si trasferì lì nel 1981. I giudizi e le azioni di Rick in futuro saranno influenzati dagli alti e bassi che ha sperimentato nella sua vita personale? L'attività di pegno, iniziata come un modesto negozio di monete, è cresciuta rapidamente fino a diventare, nel 1989, un rinomato negozio di pegni d'oro e d'argento, che alla fine è diventato la sede principale del programma televisivo Pawn Stars. La famiglia Harrison scelse di convertire il proprio negozio di monete in un banco dei pegni perché riteneva che questa nuova attività avrebbe offerto maggiori opportunità di guadagno. I primi anni della vita di Rick furono pieni di difficoltà, mentre lui e suo padre lavoravano incessantemente per costruire la loro immagine a Las Vegas. Rick aveva regolarmente a che fare con clienti difficili e, a volte, con circostanze pericolose. Ma è possibile che le sfide affrontate durante la crescita della loro professione siano state la causa di alcune delle decisioni che hanno preso in seguito? Grazie alla sua conoscenza di un'ampia varietà di oggetti d'antiquariato e storici, Rick si è affermato come personalità nota a Las Vegas all'inizio degli anni 2000. Era risaputo che il suo banco dei pegni era un luogo in cui si potevano ottenere oggetti particolari e preziosi e, di conseguenza,
Era frequentato sia dai residenti che dai visitatori. Rick si rese conto che la sua azienda era in grado di offrire intrattenimento. Ma cosa è successo dopo? Teniamo d'occhio gli ulteriori sviluppi per risolvere questo enigma. I successi di Rick si sono forse limitati alla semplice gestione di un prospero banco dei pegni. Al contrario, questo ragazzo ambizioso ha avuto un'idea coraggiosa: trasformare gli eventi di paia, routine che si svolgono nella sua attività, in un appassionante programma televisivo. Per quale motivo Rick ha perseguito questa idea con tanta determinazione? È consapevole del potenziale di intrattenimento e di educazione che si cela nelle transazioni uniche e nei racconti storici associati a ciascun oggetto. La perseveranza di Rick alla fine ha dato i suoi frutti. Dopo aver passato molti anni a bussare alle porte delle emittenti televisive e aver dovuto affrontare un gran numero di rifiuti, nel 2009 ha firmato un contratto con History Channel che ha segnato l'inizio di una nuova fase della sua vita professionale. È possibile che Rick abbia capito che questa scelta avrebbe alterato irrimediabilmente il corso della sua vita e di quella della sua famiglia? Poco dopo, iniziò la messa in onda di Pawn Stars, uno show che portava gli spettatori dietro le quinte con Rick, suo figlio Corey, Big Hoss, Harrison, il suo stimato padre Richard, l'anziano Harrison e i loro amici Austin, Chumley e Russell mentre svolgevano le operazioni quotidiane al Gold and Silver Pawn Store. Nel corso dell'episodio è stato mostrato il processo di valutazione, acquisto e vendita di oggetti preziosi e, occasionalmente, di strani tesori. Grazie alla popolarità quasi istantanea dello show, Rick è passato dall'essere il proprietario di un banco dei pegni locale a diventare una celebrità televisiva riconosciuta da milioni di persone. Le sue chiare frasi ad effetto, il suo modo di parlare sicuro e la sua vasta conoscenza storica hanno contribuito al suo successo nel conquistare il pubblico. Quando Rick negoziava con i clienti che volevano vendere i loro tesori, il suo slogan caratteristico, "Il meglio che posso fare?", divenne immediatamente riconoscibile. Pawn Stars si distingueva dalle altre serie televisive per una serie di aspetti importanti, uno dei quali era la componente educativa che Rick metteva costantemente in evidenza. Ogni episodio ha fornito intriganti approfondimenti storici sui manufatti portati in negozio. Rick forniva spesso racconti e dettagli approfonditi, dimostrando al pubblico la sua vasta conoscenza dell'argomento. Il banco dei pegni crebbe sotto la direzione di Rick, con un conseguente aumento del numero di visitatori che giungevano da tutto il mondo nella speranza di scorgere i protagonisti dello show o di apparire in un episodio. Rick approfittò del suo status di celebrità appena acquisito scrivendo libri, partecipando a eventi dal vivo e persino costruendo un ristorante redditizio che chiamò Rick's Roland, Smoke BBQ e Tavern. Le vendite sono aumentate grazie ai suoi sforzi. La carriera di Rick ha raggiunto nuovi traguardi grazie alla popolarità di Pawn Stars, che lo ha portato a fare innumerevoli apparizioni in programmi di conversazione, a essere citato in pubblicazioni e a diventare un relatore in eventi aziendali molto richiesti. I suoi consigli commerciali diretti gli hanno fatto guadagnare il rispetto non solo dell'industria dello spettacolo, ma anche del mondo degli affari. Le sue storie di superamento delle avversità hanno colpito un gran numero di americani. Ma cosa ha portato Rick Harrison alla ribalta del settore dell'antiquariato e del collezionismo? Nel corso del suo lavoro, Rick ha dimostrato una straordinaria capacità di riconoscere il potenziale nascosto in luoghi che altri potrebbero facilmente ignorare. È possibile che si tratti di un'abilità naturale o del risultato di uno studio e di un'esperienza costanti. La sua acuta percezione e la sua vasta conoscenza sono stati i fattori che hanno contribuito al suo successo in Pawn Stars? Gli spettatori di Pawn Stars hanno visto Rick valutare un'ampia gamma di beni, tra cui documenti storici di valore inestimabile, automobili classiche, antichità antiche e oggetti di antiquariato contemporaneo. Nonostante si rivolgesse spesso a professionisti quando si trovava ad affrontare argomenti che non erano alla sua portata, la sua competenza sembrava essere illimitata. È possibile che questa sia la dimostrazione della saggezza di un uomo d'affari consapevole dei propri limiti? Nel corso dell'episodio, abbiamo visto Rick trattare una moltitudine di prodotti, tra cui alcune transazioni andate a buon fine e un paio che non sono andate come previsto. È possibile che la sua profonda conoscenza di orologi, armi da fuoco e oggetti storici degli Stati Uniti sia stata la fonte dei suoi enormi profitti? Un'altra delle transazioni più note di Rick è stato l'acquisto di un anello del Super
Ball dai New England Patriots nel 2001 per il prezzo di $2.600. In seguito ha fatto valutare l'anello e ha scoperto che valeva molto di più. È possibile che abbia fatto questo acquisto come conseguenza del suo istinto e della sua comprensione del valore dei cimeli sportivi da collezione. O forse si tratta di un affare fortuito? Un'altra acquisizione degna di nota è stata una collezione di dobloni, d'oro spagnoli salvati da un naufragio avvenuto nel 1715. Questa collezione esemplificava il suo interesse per la storia e per i metalli preziosi. Ma è possibile che questi successi siano tutto ciò che conosciamo della vita di Rick? Oltre a tutti questi trionfi e a tutte queste occasioni felici, Rick Harrison ha subito una perdita tremenda. Come è stato influenzato dagli eventi che ha vissuto e quali sono? I colpi di fulmine e gli eventi tragici accadono. Dietro le luci brillanti e le chiacchiere apparentemente allegre che si vedono in televisione, la vita privata di Rick Harrison è stata piena di alti e bassi, oltre che di perdite significative. La sua vita non è stata solo caratterizzata dall'acquisizione di rari oggetti d'antiquariato e da affari per svariati milioni di dollari, ma è stata anche segnata dalle pietre miliari del dolore, da relazioni distrutte e da cicatrici che rifiutano di guarire. Rick ha vissuto 3 matrimoni falliti nel corso della sua vita ed è probabile che ogni divorzio abbia lasciato cicatrici psicologiche nella sua psiche. Quando i legami che Rick credeva solidi come una roccia si sono spezzati, non è difficile immaginare il tributo emotivo che deve aver provato. Che effetto ha avuto su di lui ogni rottura? Erano passati solo 3 brevi anni dall'inizio del primo matrimonio di Rick con Kim Harrison, nel 1982, quando l'unione è giunta al termine. È la prima volta che Rick sperimenta la disintegrazione della sua vita familiare. Rick è stato costretto a trovare un compromesso tra le sue aspirazioni e il suo ruolo di padre dopo la brusca fine del matrimonio. Dal matrimonio sono nati 2 figli, Corey e Adam. In seguito a questa tragedia, Rick divenne più cauto nelle sue future relazioni sentimentali e rafforzò ulteriormente la sua determinazione ad avere una professione sicura per provvedere ai suoi figli. Richard, il padre di Rick, è stato una roccia per lui durante tutto questo periodo, fornendogli una solida guida e un valido sostegno nelle sue iniziative imprenditoriali, mentre affrontava le sfide che gli si presentavano. D'altra parte, la sofferenza non si fermò lì. Rick si sposò con Tracy Harrison nel 1986 e il matrimonio, durato un quarto di secolo, sembrò avere solide basi, soprattutto con la nascita del figlio Jake. Tuttavia, questo matrimonio, come molti altri, alla fine è sfociato in un divorzio nel 2011. A causa del lungo tempo trascorso insieme, avevano stabilito ciò che sembrava essere una solida base. Questo fatto è stato una sorpresa significativa per loro. Rick è stato costretto a confrontarsi con pensieri di difficoltà personale e dubbi sulla sua capacità di mantenere una famiglia felice a seguito dello scioglimento di questo matrimonio. Negli anni successivi al divorzio, ha spostato l'attenzione dalla sua vita personale alla sua professione, al banco dei pegni e allo show Pawn Stars, diventando più discreto sulla sua vita privata. Richard, il padre di Rick, ha continuato a essere una presenza importante non solo nell'attività commerciale, ma anche come ancora emotiva, aiutando Rick a superare la perdita e riaffermando il suo senso di responsabilità nei confronti della famiglia. Il 2013 ha visto l'inizio del terzo matrimonio di Rick, con Deanna Burdett. All'inizio si pensava che questo matrimonio gli avrebbe dato la possibilità di ritrovare la felicità dopo le precedenti perdite di cuore. Tuttavia, nel 2021, anche questo matrimonio si è concluso con un divorzio, diventando così la terza volta che Rick ha dovuto affrontare la straziante verità di matrimoni falliti. I numerosi insuccessi della sua vita personale lo portarono a sviluppare uno scetticismo nei confronti dell'amore e a diventare più solitario, assicurandosi che la sua vita privata rimanesse nascosta agli occhi del pubblico. D'altra parte, la sfida non si ferma qui. Il 25 giugno 2018 è venuto a mancare suo padre, Richard Benjamin Harrison Jr. È venuto a mancare ed è stata una delle perdite più devastanti che Rick abbia mai vissuto. Oltre a essere un collega di Rick in Pawn Stars, suo padre è stato un mentore e una guida per Rick, sia nella sua vita personale che in quella professionale. Quando Rick lavorava al Gold and Silver Pawn Store, ha imparato lezioni preziose sulla pazienza, sulla conoscenza degli affari e sul significato della famiglia.
L'anziano era una componente vitale dell'attività. La scomparsa del padre ha lasciato dietro di sé un grande vuoto emotivo e, di conseguenza, Rick è stato costretto a confrontarsi con il senso di isolamento e con la cresciuta responsabilità di preservare l'eredità che lui e suo padre avevano creato insieme. Da quel momento in poi, Rick è diventato più riservato, ma era più motivato che mai a proteggere la storia dell'azienda e dello show. Su una nota più seria, Rick ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione, in particolare all'indomani della scomparsa del padre nel 2018. La perdita dell'amorevole padre lo ha mandato in depressione, aggravando lo stress del lavoro e della vita. Questa tragedia ha reso Rick più contemplativo, ma lo ha anche trasformato in un ragazzo tenace e disposto ad affrontare le difficoltà. Suo padre, Richard, ha continuato a essere la più grande fonte di motivazione per Rick. I principi di forza e responsabilità che Richard ha inculcato a Rick lo hanno aiutato a mantenere la calma e a continuare a gestire sia le Pawn Stars che il negozio di pegni. A quel punto sembrava che l'angoscia sarebbe finita. Tuttavia, l'evento più devastante che si verificò nella vita di Rick fu la scomparsa del figlio Adam, avvenuta poco dopo. La perdita di un figlio è un dolore che non può essere sostituito. Il profondo dolore che Rick porta con sé è dimostrato dalle lacrimevoli riflessioni che ha dedicato al rimpianto e agli infiniti e se. È possibile che il tempo guarisca questa profonda ferita? In un'intervista strappalacrime, il creatore di Pawn Stars ha condiviso l'insostituibile perdita del figlio 39enne. Penso a lui ogni giorno, ha rivelato Rick Harrison tra le lacrime. Quando Rick ripensa a suo padre, vede suo figlio Adam combattere con le sfide che la vita gli pone. Il fatto che Adam avesse lottato con la tossicodipendenza fin da quando aveva 20 anni non era una cosa da cui Rick rifuggiva. Aveva mandato il figlio in riabilitazione in diverse occasioni, nella speranza che prendesse la strada giusta. Tuttavia, Adam continuava a rimanere intrappolato nel ciclo della dipendenza, cosa che ha rattristato il cuore di Rick. Sarebbe stato possibile per Rick trascurare qualcosa o fare una scelta diversa che avrebbe impedito il verificarsi di questa tragedia? Se avrebbe potuto o meno gestire la situazione in modo diverso? Penso di aver fatto tutto bene, ma ti ritrovi nella tua testa a pensare: e se avessi fatto questo? E se avessi fatto quello? I pensieri che ti passano per la testa sono centinaia. È possibile comprendere l'immensa angoscia che un genitore prova quando perde il proprio figlio prediletto. Adam Harrison è stato trovato senza reagire nel suo hotel di Las Vegas, dove risiedeva, ed è stato dichiarato morto dopo il ritrovamento. L'ufficio del medico legale ha confermato che si è trattato di un incidente. In precedenza, Rick aveva richiamato l'attenzione sulla dipendenza e aveva esortato le persone a essere più consapevoli dei rischi associati a questa sostanza. La morte di Adam potrebbe essere un duro campanello d'allarme per la società riguardo a questo problema. Durante una conversazione con Graham Benzinger, Rick Harrison ha fatto una dura osservazione su come, in quanto padre di un figlio che sta lottando contro la dipendenza, l'angoscia e l'impotenza che i genitori provano quando i loro figli sono dipendenti dalla droga sono messe in luce da questa straordinaria dichiarazione. Rick era completamente impreparato all'evento terribile che avrebbe colpito la sua famiglia, nonostante avesse fatto ogni tentativo per esserlo. Provi un dolore che non può essere adeguatamente descritto a parole? Nonostante ciò, la tempesta continuò da quel momento. I problemi legali delle voci. Recentemente sono state diffuse notizie non confermate, secondo le quali Rick Harrison sarebbe stato coinvolto in un'importante controversia legale, il cui esito sarebbe stato la condanna a trascorrere il resto della sua vita in carcere. Purtroppo, oltre ai suoi successi, Rick ha dovuto affrontare anche una serie di eventi piuttosto dolorosi, la maggior parte dei quali sono stati il risultato delle sue stesse scelte. Nel 2022, Rick Harrison è stato costretto ad affrontare una serie di sfide legali legate al settore dei pegni che trattava oro e argento. C'è stato un caso notevole che ha avuto luogo nel 2012, quando un cliente di nome Wayne F. Jeffries intentò una causa contro Rick e l'azienda, sostenendo di aver venduto un gioiello che presentava problemi legali. Nonostante Jeffries abbia dichiarato di aver acquistato un anello di diamanti presso l'attività, ha poi scoperto che i gioielli avevano problemi legali ed erano stati portati via dalle autorità. Rick ha presentato una richiesta di rimborso per il denaro versato.
oltre ad altre perdite che ammontavano a quasi $40.000. Rick ha risposto affermando che il suo locale era pienamente conforme alle norme che regolano i banchi di pegno, che comprendono la verifica della legittimità del prodotto prima di venderlo. Dopo un periodo di controversia, il tribunale emise una sentenza a favore di Rick, affermando che il negozio di pegni Gold & Silver non aveva agito consapevolmente. La controversia si è risolta senza costringere Rick a subire un'ingente perdita finanziaria e Jeffries non ha ottenuto alcun risarcimento. D'altra parte, le cose si complicano ulteriormente nel 2023, quando i problemi legali di Rick subiscono una svolta. La sua residenza a Las Vegas fu perquisita dalle autorità federali in modo inaspettato. Quali furono le circostanze che portarono a questa indagine? All'inizio, il pubblico non era a conoscenza della natura dell'indagine. In seguito all'indagine, i fan e persino coloro che erano vicini a Rick sono rimasti increduli. Gli agenti del Federal Bureau of Investigation, in collaborazione con i detective e il personale del Dipartimento di Protezione del Patrimonio Culturale dell'Internal Revenue Service, hanno eseguito un mandato di perquisizione nella residenza di Rick e nel noto Banco dei Pegni d'Oro e d'Argento di Las Vegas. Il Banco dei Pegni è stato teatro di un evento che ha fatto scalpore sui media quasi subito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine e dei funzionari dell'FBI. Sia i dipendenti che i clienti che si trovavano lì in quel momento sono stati messi in stato di fermo temporaneo e hanno chiesto di fornire informazioni. Tutti i dipendenti del Gold & Silver Pawn Store hanno dichiarato di essere completamente all'oscuro di qualsiasi transazione che Rick avrebbe potuto fare e che questo evento è stato per loro una completa e totale sorpresa. Durante questo periodo, gli agenti dell'FBI hanno sequestrato una serie di beni significativi, come computer portatili, registri contabili e una serie di oggetti dall'inventario. Hanno ritenuto che questi oggetti potessero essere collegati ai casi, provenienti da collezioni private e musei. Tra i manufatti presi in custodia c'erano diversi pezzi d'antiquariato, riconosciuti dagli specialisti come appartenenti a noti musei e collezioni private. Dai documenti è emerso che questi oggetti erano stati scambiati attraverso una serie di intermediari. Nella casa di Rick si trovava anche un'opera d'arte del XVII secolo, che era stata in possesso di un museo di Parigi prima di scomparire in seguito a un evento avvenuto nel 2003. Inoltre, gli agenti hanno scoperto un gran numero di documenti, contratti e transazioni che dimostravano il commercio di cimeli storici. Tra questi beni vi sono alcune sculture appartenenti a collezioni private. Inoltre, secondo alcune fonti, ci sono dubbi sulla dichiarazione dei redditi e sulla gestione finanziaria di Rick, soprattutto nel campo del commercio di antichità. Tuttavia, queste informazioni sono ancora un argomento di interesse e necessitano di ulteriori chiarimenti. Inoltre, è stato affermato che Rick Harrison ha effettuato transazioni con partner esteri e non ha dichiarato correttamente il denaro ottenuto dalle partnership internazionali. Queste accuse si sono aggiunte a quelle precedenti. L'inchiesta ha continuato a portare a una serie di accuse significative. David Green, un noto collezionista di antichità che ha una voce potente nella comunità degli appassionati e dei collezionisti di antichità, è stato un altro testimone importante nell'azione legale intentata da Rick Harrison. David Green ha avuto un'interazione significativa con Rick Harrison che, secondo lui, è stato uno dei casi che gli ha fatto mettere in dubbio la legittimità delle transazioni che avvenivano al Gold & Silver Pawn Store. Secondo la dichiarazione di David, nella seconda metà del 2020 si è recato da Rick Harrison per vendere uno specchio di bronzo risalente alla dinastia Qing e risalente a più di 300 anni fa. Essendo stato tramandato dalla sua famiglia per molte generazioni, questo manufatto era incredibilmente raro e prezioso. Quando David è arrivato da Rick, ha avuto la certezza di avere a che fare con una persona che aveva un autentico apprezzamento per l'antiquariato. Una persona ben informata e consapevole del significato storico di manufatti come lo specchio di bronzo che possedeva. Avevo l'impressione di lavorare con una persona appassionata di antiquariato, esperta di cimeli storici e in grado di aiutarmi a trovare l'acquirente ideale per questo pezzo. Ero molto sicuro della mia decisione di vendere lo specchio all'azienda di Rick, perché ha sempre dimostrato entusiasmo e competenza in materia di antiquariato, ha rivelato David nella sua testimonianza. Rick era sempre entusiasta e competente in materia di antiquariato.
David iniziò a rendersi conto di alcuni eventi particolari dopo che lo specchio fu spostato in una nuova sede e Rick gli consegnò una somma di denaro ritenuta adeguata. Nelle settimane successive ebbe l'opportunità di parlare con altre persone coinvolte nella comunità del collezionismo antico. Fu durante queste conversazioni che venne a sapere che il suo specchio di bronzo era stato inserito in un'importante asta tenutasi in un noto museo di New York. Fu una grande sorpresa che lo specchio fosse stato rivenduto a un prezzo molto alto. Il passo successivo che David ha compiuto è stato quello di condurre ulteriori ricerche e prendere contatto con professionisti che operano nel campo del collezionismo antico. Alcuni conoscenti del settore gli hanno rivelato che lo specchio potrebbe essere stato rivenduto con metodi diversi. David Green ha raccontato che la sua esperienza presso il negozio di pegni Gold and Silver gli ha fatto ripensare alle transazioni che aveva fatto lì. Quando vendeva oggetti d'antiquariato, ha sempre creduto che tutte le transazioni fossero trasparenti. Tuttavia, dopo aver scoperto che i suoi oggetti venivano risolti, si è sentito a disagio e ha iniziato a mettere in dubbio la trasparenza di altri articoli presenti nel negozio. Inoltre, è stata diffusa la notizia che alcune transazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione da parte di organizzazioni competenti. Questi fattori hanno suscitato l'interesse dell'opinione pubblica e reso molte persone più curiose sulle attività commerciali del negozio. Tuttavia, tutte le informazioni sono ancora in fase di chiarimento. History Channel ha deciso di interrompere immediatamente la produzione di Pawn Stars subito dopo l'indagine. È possibile che la carriera televisiva di Rick sia giunta al termine. Il pubblico è stato confortato dal suo avvocato, David Marshall, noto avvocato di Las Vegas. Marshall ha dichiarato che Rick ha sempre gestito i suoi affari con cura e ha rispettato tutte le leggi in vigore all'epoca. Rick è stato preso in custodia non molto tempo dopo l'indagine, ma è stato liberato il giorno successivo. Tuttavia, 3 giorni dopo il suo rilascio doveva comparire in tribunale. Il suo avvocato, David Marshall, ha ribadito ancora una volta che Rick rifiuta fermamente tutte le accuse e che le combatterà fino in fondo in tribunale. Ma questa smentita sarebbe stata sufficiente a contrastare le prove raccolte dagli inquirenti. Per tutto l'anno circa in cui è durata la battaglia giudiziaria, Rick non ha mai smesso di dichiararsi innocente. D'altra parte, con il passare del tempo, il crescente numero di prove, insieme alle dichiarazioni poco lusinghiere degli ex collaboratori, ha reso la sua posizione ancora più vulnerabile di quanto non fosse in precedenza. L'accusa ha prodotto informazioni criptate, tra cui documenti finanziari e messaggi ritenuti sospetti. Una prova ritenuta particolarmente rilevante è stata una serie di conversazioni di testo inviate da Rick con una fonte anonima. È possibile che questa sia la prova inconfutabile che Rick era coinvolto nel commercio di oggetti d'antiquariato. In un'altra conversazione, Rick avrebbe discusso il modo migliore per organizzare una transazione. Il giudice si stava preparando a pronunciare la punizione e nell'aula c'era un silenzio soffocante. Sembrava che ogni suono intorno a loro fosse stato spento. L'attenzione di tutti era concentrata su Rick Harrison, che aveva faticato a mantenere la calma durante tutto il processo. Tuttavia, l'ansia che si leggeva nei suoi occhi era impossibile da ignorare. Corey, suo figlio, era seduto dietro di lui e sembrava pallido. Le sue espressioni facciali riflettevano ovviamente lo stupore e la paura per la situazione. Da parte sua, Chumley, che era stato un amico intimo, un collaboratore e un allievo di Rick durante tutta la loro relazione, non riusciva a nascondere i suoi sentimenti. Era chiaro che provava una grande tristezza e dolore mentre seppelliva la testa tra le mani. Dato che non si trattava di un processo qualsiasi, ma di una battaglia con il destino, l'ansia nell'aula era evidente. Quando il giudice lesse la sentenza, un profondo silenzio pervase l'intera aula. Il giudice disse che l'imputato sarebbe stato condannato all'ergastolo. Questa affermazione ha fatto sì che l'atmosfera nell'aula diventasse ancora più tesa durante l'intero procedimento. Questa sentenza è stata una vera sorpresa non solo per Rick, ma anche per un gran numero di professionisti del diritto. La sentenza è apparsa eccessivamente severa. La Corte ha osservato con tono severo che il SIG, Harrison, si era presentato al pubblico come un difensore della storia, una persona che dava grande valore alla narrazione associata agli oggetti antichi. Tuttavia, questa Corte non può ignorare la gravità delle azioni che sono state compiute. All'indomani della sentenza, il team legale di Rick ha prontamente presentato un appello, affermando che la punizione era troppo severa.
Nel frattempo, hanno chiesto che Rick fosse rilasciato su cauzione in attesa dell'esito dell'appello. Il giudice, tuttavia, non ha accolto la sua richiesta di rilascio, sorprendendo tutti. La notizia è diventata rapidamente oggetto di attenzione da parte dei media e si è diffusa rapidamente sui social media, scatenando una forte ondata di indignazione. L'immagine di Rick ammanettato e portato via è diventata rapidamente oggetto di attenzione da parte dei media. La reazione della gente e dei media alla decisione ha generato una spaccatura su larga scala. Alcuni sostenitori di Rick ritenevano che non meritasse una simile punizione. Oltre ad avere un profondo apprezzamento per il passato, lo consideravano una persona che aveva dedicato tutta la sua vita al settore dei pegni e dell'antiquariato. Dopo la sentenza, History Channel, che era diventato un fenomeno grazie alla popolarità di Pawn Stars, ha agito rapidamente, eliminando prontamente tutte le repliche dal proprio palinsesto e prendendo formalmente le distanze da Rick Harrison. Il network ha preso ufficialmente le distanze dall'ex personaggio televisivo. Il canale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso la sua estrema insoddisfazione per il comportamento di Rick e ha ribadito la sua dedizione alla conservazione degli oggetti storici e del patrimonio culturale. Per proteggere l'immagine del network, si è trattato di una mossa non solo impegnativa, ma anche essenziale. Per History Channel, la questione da risolvere è: cosa prenderà il posto di questo leggendario show? È impossibile negare l'impatto che Rick Harrison ha avuto sull'industria dei reality e sul settore dei pegni, nonostante sia stato coinvolto in una serie di incidenti legali. Prima di dover affrontare questi problemi legali, aveva sviluppato con successo un enorme impero economico che andava ben oltre il banco dei pegni che trattava oro e argento. Aveva già stabilito una presenza a Las Vegas aprendo ristoranti e bar, e intendeva estendere la sua attività in altri luoghi. D'altra parte, è possibile che queste iniziative aziendali continuino a prosperare senza la guida di Rick. Inoltre, suo figlio Corey è attualmente incaricato di gestire l'attività dei banchi di pegno d'oro e d'argento. Detto ciò, questo obbligo non è affatto semplice. Le sfide che Corey deve affrontare per preservare ed espandere l'azienda di famiglia sono state discusse in una conversazione emotiva avvenuta pochi mesi dopo la condanna del padre al carcere. Per garantire che ogni articolo che acquistiamo provenga da una fonte legittima, abbiamo messo in atto procedure rigorose. Gli eventi che si sono verificati sono inaccettabili e noi ci impegniamo a essere parte della soluzione piuttosto che del problema, ha dichiarato Corey. Ha espresso la speranza che questi sforzi possano contribuire a riconquistare la fiducia della comunità e dei consumatori. Inoltre, Chumley, che ha sempre visto Rick come una guida e una figura paterna, ha espresso i suoi sentimenti sulle emozioni contrastanti che stava provando. Rick mi disse che mi aveva insegnato molto. Inoltre, devo fare i conti con il fatto che ci sono elementi di lui che non ho mai visto, o forse non ho voluto vedere. È possibile che le persone più vicine a Rick non abbiano ancora compreso appieno la verità su di lui. La famiglia Harrison è riuscita comunque a sentire l'immenso amore e il sostegno delle persone di tutto il mondo, nonostante fossero al centro di una tempesta di polemiche. Corey ha detto che le note di sostegno che ha ricevuto da ognuno di voi sono state un'assoluta ancora di salvezza per nostro padre. Leggendo ogni lettera, trova forza nella consapevolezza che un gran numero di persone continua a confidare in lui. È possibile che questa devozione sostenga Rick nei momenti più difficili della sua vita? Inoltre, la famiglia ha ospitato sessioni di preghiera al di fuori dell'azienda, dove i seguaci devoti si sono riuniti per dimostrare il loro sostegno alla famiglia. È possibile che questi piccoli atti di gentilezza abbiano un grande impatto in un momento così difficile, nonostante le indagini siano ancora in corso. Il pubblico continua a essere affascinato da ogni nuova rivelazione. Oltre ad aggiungere strati di complessità e intrighi a questa storia, anche l'influenza di Pawn Stars e l'attenzione del suo pubblico sono fattori che contribuiscono alla vicenda. Come andrà a finire? Rick Harrison riuscirà a resistere a questa tempesta di azioni legali? Nel frattempo, è chiaro che il sostegno dei suoi seguaci sarà per lui un'importante fonte di incoraggiamento. Questo è un dato certo. Per dimostrare il vostro apprezzamento per il contributo che Rick ha dato al mondo della televisione nel corso degli anni, potreste prendere in considerazione l'idea di inviargli dei buoni pensieri e delle parole di incoraggiamento se siete dei veri fan di Pawn Stars.
Ricordatevi di cliccare sul pulsante mi piace, di attivare gli avvisi e di iscrivervi al canale se trovate questo video piacevole. In questo modo sarete sempre aggiornati sulle informazioni più recenti.